Lezione 1. Superare il sovraccarico delle attività. Ciao Anna, posso immaginare come hai superato il problema del sovraccarico delle attività. Come ci sei riuscito? Ciao John. È stato sicuramente impegnativo, ma ho trovato alcune strategie che mi hanno aiutato a gestire il carico di lavoro. È impressionante. Quali strategie avete implementato per affrontare il sovraccarico? Innanzitutto, ho dato priorità alle attività in base all'urgenza e all'importanza. Mi ha aiutato a concentrarmi su ciò che richiedeva un'attenzione immediata. La definizione delle priorità è davvero fondamentale. Hai usato strumenti o tecniche specifici per aiutarti? Sì, ho iniziato a utilizzare una lista di cose da fare e un calendario per organizzare le mie attività e assegnare il tempo a ciascuna di esse. Questo è un approccio intelligente. Avere una rappresentazione visiva delle attività può renderle più gestibili. Assolutamente. Mi ha anche aiutato a identificare eventuali scadenze sovrapposte o contrastanti. L'identificazione anticipata dei conflitti consente una migliore pianificazione e previene stress inutili. Cos'altro hai fatto? Ho imparato a delegare compiti quando possibile. Mi ha permesso di liberare parte del mio tempo e mi ha permesso di concentrarmi sulle responsabilità più importanti. La delega è un modo efficace per distribuire il carico di lavoro. Come avete garantito una delega efficace? Una comunicazione chiara e la fiducia erano fondamentali. Mi sono assicurato di fornire istruzioni chiare e di offrire supporto quando necessario. Una comunicazione chiara e la fiducia creano un ambiente di lavoro positivo. Hai incontrato difficoltà durante il processo di delega? Sì, ho incontrato alcune difficoltà. È stato necessario trovare il giusto equilibrio e garantire che tutti disponessero delle risorse necessarie. Trovare il giusto equilibrio può essere difficile. Come hai gestito eventuali contrattempi o ostacoli sorti? Ho cercato di mantenere una mentalità positiva e ho considerato gli ostacoli come opportunità di apprendimento. Ho cercato soluzioni e adattato il mio approccio, se necessario. Mantenere una mentalità positiva è importante per la resilienza. Come hai gestito il tuo tempo in modo efficace in mezzo al sovraccarico? Il blocco del tempo è stato un punto di svolta per me. Ho assegnato fasce orarie specifiche per diverse attività e ridotto al minimo le distrazioni. Il blocco del tempo aiuta a ottimizzare la produttività. Come hai gestito attività o interruzioni impreviste? Ho imparato a essere flessibile e ad adattare i miei orari di conseguenza. Ho valutato l'urgenza dei nuovi compiti e ho apportato le modifiche necessarie. La flessibilità è essenziale di fronte a circostanze impreviste. Hai cercato il supporto di altri durante il sovraccarico? Sì, ho contattato i colleghi e ho chiesto assistenza quando necessario. Il lavoro di squadra e la collaborazione hanno fatto una differenza significativa. Il lavoro di squadra può alleggerire il carico e favorire un ambiente di lavoro favorevole. Hai adottato misure per prevenire il sovraccarico di attività future? Assolutamente. Ho iniziato a stabilire aspettative e limiti realistici. Ho imparato a dire di no quando necessario e a evitare di assumermi troppe responsabilità. Stabilire dei limiti e imparare a dire di no sono essenziali per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Come ti senti adesso? Mi sento molto meglio.
L'implementazione di queste strategie mi ha aiutato a diventare più organizzata e produttiva. È meraviglioso sentirlo. La tua esperienza e le tue intuizioni sono preziose per gli altri che affrontano sfide simili. Lo spero. È importante trovare ciò che funziona meglio per ogni individuo e adattare le strategie alle sue esigenze specifiche. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per aver condiviso il tuo percorso per superare il sovraccarico di attività. Lezione 2. Mantenere il contatto visivo. Ciao Anna, volevo parlare dell'importanza di mantenere il contatto visivo. Può migliorare notevolmente la comunicazione. Ciao John. Hai assolutamente ragione. Il contatto visivo mostra attenzione e aiuta a stabilire una connessione. È un potente segnale non verbale che trasmette interesse e coinvolgimento. Come ti alleni a mantenere il contatto visivo? Faccio uno sforzo consapevole per guardare direttamente negli occhi l'altra persona mentre parlo o ascolto. Questo è un ottimo approccio. Mantenere il contatto visivo dimostra rispetto e crea fiducia. Quali vantaggi hai notato? Ho notato che mi aiuta a capire meglio le emozioni e le intenzioni dell'altra persona. Sì, il contatto visivo ci consente di valutare segnali non verbali e cogliere sottili sfumature nella comunicazione. Qualche sfida? A volte, mantenere il contatto visivo può essere scomodo o intimidatorio, specialmente in situazioni sconosciute o intense. Questo è vero. Ci vuole pratica per superare quel disagio. Come riesci a mantenere il contatto visivo in queste situazioni? Ricordo a me stesso l'importanza e il potere del contatto visivo. Cerco di rimanere concentrato e presente nella conversazione. Rimanere concentrati e presenti è fondamentale. Dimostra all'altra persona che apprezzi le sue parole. Qualche consiglio per i principianti? Inizia facendo pratica con amici o familiari in conversazioni informali. Gradualmente, ti sentirai più a tuo agio. Questa è una buona idea. Costruire la fiducia attraverso la pratica è essenziale. Che ne dici di mantenere il contatto visivo nei contesti di gruppo? In contesti di gruppo, mi sforzo di distribuire il mio contatto visivo in modo uniforme tra tutti i partecipanti per includere tutti. Questo è premuroso. Assicura che tutti si sentano inclusi e apprezzati. Eventuali differenze culturali di cui tenere conto? Sì, le norme culturali relative al contatto visivo possono variare. È importante essere consapevoli e rispettosi delle diverse pratiche culturali. Assolutamente. L'adattamento alle differenze culturali dimostra apertura e rispetto. In che modo il contatto visivo influisce sugli ambienti professionali? In ambito professionale, mantenere il contatto visivo durante le conversazioni o le presentazioni può aumentare la credibilità e l'autorità. Instaura un senso di fiducia e professionalità. Ci sono situazioni in cui mantenere il contatto visivo può essere difficile? Alcune persone possono avere difficoltà con il contatto visivo a causa di motivi personali o background culturali. È importante essere comprensivi e non fare supposizioni. Questo è un buon punto. Dovremmo sempre essere attenti e rispettosi dei livelli di comfort degli altri. Come gestisci le distrazioni mantenendo il contatto visivo?
Cerco di ridurre al minimo le distrazioni concentrandomi sulla persona davanti a me. Se sorgono delle distrazioni, le riconosco e reindirizzo la mia attenzione. Riconoscere le distrazioni e rifocalizzarsi è un'ottima strategia. Dimostra che apprezzi la conversazione. Qualche ultima considerazione sul mantenimento del contatto visivo? Ricorda solo che mantenere il contatto visivo è un'abilità che può essere sviluppata con la pratica. Vale la pena investire tempo e impegno per padroneggiarlo. Ben detto. Grazie per aver condiviso le tue opinioni sull'importanza di mantenere il contatto visivo nella comunicazione. Lezione 3. Vivere in modo sostenibile. Ciao Anna, hai mai pensato di vivere uno stile di vita più sostenibile? Ciao John, sì, è qualcosa che mi è venuto in mente ultimamente. Credo sia importante dare priorità alla sostenibilità. Assolutamente. Penso che sia fondamentale considerare l'impatto che le nostre azioni hanno sull'ambiente. Ad esempio, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili come l'energia solare può ridurre notevolmente la nostra impronta di carbonio. Questo è un ottimo punto. Un altro modo semplice per essere più sostenibili è ridurre il consumo di acqua. Fare docce più brevi e riparare eventuali perdite può fare una differenza significativa. Hai ragione. La conservazione dell'acqua è essenziale. Vale anche la pena ricordare l'importanza del riciclaggio. Selezionando correttamente i nostri rifiuti, possiamo contribuire a ridurre la quantità di rifiuti che finiscono nelle discariche. Sicuramente. Il riciclaggio è un'abitudine che possiamo facilmente incorporare nella nostra vita quotidiana. Inoltre, la scelta di articoli riutilizzabili come bottiglie d'acqua e sacchetti della spesa può ridurre notevolmente i rifiuti di plastica monouso. Assolutamente. La plastica monouso è una delle principali preoccupazioni per il nostro ambiente. Un altro aspetto della vita sostenibile è il sostegno agli alimenti locali e biologici. Acquistando prodotti di provenienza locale, possiamo ridurre la nostra impronta di carbonio e promuovere le imprese locali. Sono completamente d'accordo. Sostenere gli agricoltori locali e scegliere alimenti biologici non solo giova alla nostra salute, ma aiuta anche a ridurre l'uso di pesticidi nocivi e sostiene pratiche agricole sostenibili. Questa è un'altra mia preoccupazione. Voglio qualcuno che dia priorità alla sostenibilità. È importante sostenere le aziende e le organizzazioni che condividono i nostri valori e si impegnano a favore di pratiche sostenibili. Non potrei essere più d'accordo. È fondamentale prestare attenzione ai prodotti che acquistiamo e alle aziende che supportiamo. Facendo scelte consapevoli, possiamo contribuire a un futuro più sostenibile. Assolutamente. Piccoli cambiamenti nella nostra vita quotidiana possono avere un grande impatto. Si tratta di essere consapevoli e assumersi la responsabilità delle nostre azioni. Giusto. Ogni passo positivo che intraprendiamo verso la sostenibilità è importante. Continuiamo a imparare e condividere modi per vivere in modo più sostenibile. Sicuramente. Insieme possiamo fare la differenza e ispirare gli altri a unirsi a noi in questo viaggio verso un mondo più sostenibile. Lezione 4. Insegnare ai bambini. Ciao Anna, ti ho mai parlato della mia esperienza nell'insegnamento ai bambini piccoli? Ciao John, no, non l'hai fatto. Mi piacerebbe sentirne parlare. Insegnare ai bambini deve essere piuttosto impegnativo e gratificante. Sicuramente lo è. Uno degli aspetti chiave dell'insegnamento ai bambini è tenerli impegnati.
L'uso di attività e giochi interattivi aiuta a catturare la loro attenzione e rende divertente l'apprendimento. Sembra un ottimo approccio. Rendere piacevole l'apprendimento può favorire il loro amore per l'istruzione. Che tipo di attività trovi più efficaci? Beh, spesso incorporo musica e movimento nelle lezioni. Cantare canzoni, ballare e suonare strumenti musicali li aiuta a imparare divertendosi. Meraviglioso! La musica e il movimento possono stimolare la loro creatività e migliorare le loro capacità motorie. Quali altre strategie usi? Anche gli ausili visivi sono essenziali. L'uso di flashcard, immagini e oggetti di scena colorati li aiuta a comprendere nuovi concetti e migliora la conservazione della memoria. Vedo come gli ausili visivi possano essere molto utili. Fornisce una rappresentazione visiva che aiuta la loro comprensione. Hai qualche consiglio per gestire il loro comportamento? Assolutamente. Stabilire regole e routine chiare è fondamentale. Stabilire aspettative e lodare i comportamenti positivi aiuta a creare un ambiente di apprendimento strutturato e positivo. Questo ha senso. La coerenza e il rinforzo positivo possono incoraggiare un buon comportamento e creare un'atmosfera favorevole all'apprendimento. Come affrontate le differenze individuali tra i bambini? È importante differenziare le istruzioni. Ogni bambino ha punti di forza e di debolezza unici. Fornire un supporto personalizzato e adattare i metodi di insegnamento ai loro stili di apprendimento li aiuta a progredire. Sono d'accordo, adattare le lezioni alle loro esigenze può massimizzare il loro potenziale di apprendimento. Come promuovi le loro abilità sociali? Le attività di gruppo e i progetti collaborativi sono ottimi per sviluppare le loro abilità sociali. Incoraggiare il lavoro di squadra, la comunicazione e l'empatia li aiuta a costruire relazioni e a lavorare efficacemente con gli altri. È fantastico! Imparare a collaborare e interagire con gli altri è un'abilità essenziale per la vita. Come valutate i loro progressi? La valutazione continua è fondamentale. Attraverso osservazioni informali, quiz e attività pratiche, posso valutare la loro comprensione e apportare modifiche per soddisfare le loro esigenze di apprendimento. Capisco. Le valutazioni periodiche ti aiutano a monitorare i loro progressi e a identificare le aree che richiedono ulteriore supporto. Sembra che tu abbia un approccio completo all'insegnamento ai bambini piccoli. Grazie, si tratta di creare un ambiente di apprendimento positivo e coinvolgente, rispondendo al contempo alle loro esigenze specifiche. Insegnare ai bambini può essere difficile, ma vedere la loro crescita e il loro entusiasmo lo rende incredibilmente gratificante. Lezione 5. Risoluzione dei problemi. Ciao Anna, hai mai affrontato un problema impegnativo che richiedeva una risoluzione creativa? Salve, sì, ce l'ho. Può essere piuttosto frustrante, ma trovare soluzioni innovative è gratificante. Hai incontrato situazioni del genere? Assolutamente. Recentemente ho avuto un problema sul lavoro e ho dovuto pensare fuori dagli schemi per trovare una soluzione. È stato un bel viaggio. Che mi dici di te? Capisco. Di fronte a un problema, cerco di analizzare la situazione e di trovare possibili soluzioni. È importante affrontarlo con una mente aperta. Questo è un ottimo approccio. Comprendere il problema e considerare diverse prospettive può portare a soluzioni rivoluzionarie. Come si valutano le potenziali soluzioni?
Bene, valuto i pro e i contro di ciascuna opzione. Considero la fattibilità, i potenziali rischi e l'impatto che avrebbe sulla situazione generale. È un modo intelligente per affrontarlo. La valutazione dei potenziali risultati aiuta a prendere una decisione informata. Cosa fai quando non sei sicuro della soluzione migliore? In questi casi, chiedo consiglio a colleghi o esperti del settore. Ottenere punti di vista diversi può fornire informazioni preziose e aiutarmi a fare una scelta più informata. È un'ottima idea. Collaborare con altri e sfruttare le loro competenze può portare a una migliore risoluzione dei problemi. Come gestisci gli ostacoli lungo il percorso? I contraccolpi sono inevitabili. Di fronte alle sfide, cerco di rimanere positivo e resiliente. Imparo dagli ostacoli e li utilizzo come opportunità di crescita. È un atteggiamento ammirevole. Mantenere una mentalità positiva e imparare dai fallimenti è fondamentale per superare gli ostacoli. Come ci si assicura che la soluzione scelta sia efficace? Per garantire l'efficacia, creo un piano e stabilisco obiettivi misurabili. Monitorare regolarmente i progressi e apportare modifiche lungo il percorso aiuta a raggiungere il risultato desiderato. Questo è un approccio pratico. Avere un piano chiaro e monitorare i progressi assicura che la soluzione scelta sia sulla strada giusta. Come rifletti sul processo di risoluzione dei problemi? John, la riflessione è importante per il miglioramento continuo. Dopo aver implementato la soluzione, valuto i risultati e identifico le aree di miglioramento. Mi aiuta a perfezionare le mie capacità di risoluzione dei problemi. È una pratica saggia. Riflettere sul processo ci consente di imparare dalle nostre esperienze e di diventare migliori risolutori di problemi. È stato interessante ascoltare il tuo approccio alla risoluzione dei problemi. Grazie allo stesso modo, ho imparato molto dal tuo punto di vista. La risoluzione dei problemi è un'abilità che può essere affinata con la pratica e una mentalità aperta. Assolutamente. È un'abilità che vale la pena sviluppare in quanto può avvantaggiarci in vari aspetti della vita. Continuiamo ad affrontare le sfide e a trovare insieme soluzioni creative. Lezione 6. Obiettivi di fitness. Ciao Anna, quali sono i tuoi obiettivi di fitness al momento? Salve, mi sto concentrando su forza e flessibilità. Voglio migliorare la mia forma fisica generale e sentirmi più energico. E tu? Questo è fantastico. In questo momento, sto cercando di migliorare la mia resistenza e la mia salute cardiovascolare. Voglio essere in grado di percorrere distanze più lunghe senza stancarmi troppo. Sembra un obiettivo fantastico. La corsa è un ottimo modo per aumentare la resistenza e migliorare la forma cardiovascolare. Come hai intenzione di raggiungerlo? Ho intenzione di iniziare con corse più brevi e aumentare gradualmente la distanza nel tempo. Incorporerò anche esercizi di allenamento a intervalli e cross-training per migliorare la mia resistenza. Questo è un approccio intelligente. Aumentare gradualmente l'intensità e incorporare varietà negli allenamenti può aiutarti a progredire costantemente. Hai pensato a qualche traguardo specifico? Sì. Ho fissato l'obiettivo di completare una mezza maratona in 6 mesi. Mi dà qualcosa su cui lavorare e mi aiuta a rimanere motivato. Che mi dici di te? Qualche traguardo in mente?
Non ho fissato un obiettivo specifico per l'evento, ma voglio essere in grado di fare uno split completo e tenere una tavola per 2 minuti. Sono obiettivi impegnativi ma raggiungibili per migliorare la mia flessibilità e la mia forza muscolare. Sono ottimi obiettivi. La flessibilità e la forza del core sono fondamentali per la forma fisica generale. Sono sicuro che con una pratica costante sarai in grado di raggiungerli. Come rimani motivato a lavorare per raggiungere i tuoi obiettivi? Trovo utile tenere traccia dei miei progressi. Tenere un diario di allenamento e celebrare piccoli traguardi lungo il percorso mi mantiene motivato. Mi piace anche allenarmi con un amico o partecipare a corsi di fitness di gruppo per aumentare la motivazione e la responsabilità. È una strategia fantastica. Monitorare i progressi e disporre di un sistema di supporto può fare una differenza significativa per rimanere motivati. Quali altri aspetti del fitness ti interessano? Oltre alla forza e alla flessibilità, mi interessa anche migliorare il mio equilibrio e provare nuove forme di esercizio come lo yoga o il Pilates. Possono aiutarmi a sviluppare una routine di fitness completa. Meraviglioso. L'allenamento dell'equilibrio e l'esplorazione di diverse modalità di esercizio possono aggiungere varietà alla routine e indirizzare diversi gruppi muscolari. È sempre bene continuare a sfidare noi stessi. Che ne dici dell'alimentazione? Hai degli obiettivi dietetici specifici? Sì, il mio obiettivo è incorporare più frutta, verdura e proteine magre nella mia dieta. Voglio anche bere più acqua e ridurre l'assunzione di alimenti trasformati. Una dieta equilibrata e nutriente è fondamentale per sostenere i miei obiettivi di fitness. Questo è un ottimo approccio. Una corretta alimentazione svolge un ruolo fondamentale nel sostenere le nostre attività di fitness. Facendo scelte alimentari più sane, fornirai al tuo corpo il carburante di cui ha bisogno per funzionare al meglio. È stato fonte di ispirazione conoscere i tuoi obiettivi di fitness. Lezione 7. Rompere il ghiaccio. Ciao Anna, quando incontro nuove persone, di solito rompo il ghiaccio chiedendo informazioni sul loro settore o sui progetti attuali. Come si avviano le conversazioni? Ciao. È un ottimo modo per iniziare una conversazione. Comincio spesso chiedendo quali sono i loro hobby o interessi al di fuori del lavoro. Aiuta a trovare un terreno comune e a creare una connessione. Cos'altro trovi utile? Mi piace anche chiedere dei loro libri o film preferiti. È un modo semplice per scoprire interessi condivisi e impegnarsi in una vivace discussione. Come fai a mantenere fluida la conversazione? Per mantenere fluida la conversazione, ascolto attivamente e faccio domande di follow-up. Mostra un interesse genuino e incoraggia l'altra persona a condividere di più. Hai qualche consiglio per mantenere un buon flusso? Assolutamente. Trovo utile condividere aneddoti o esperienze personali relative all'argomento. Aggiunge profondità alla conversazione e incoraggia anche l'altra persona ad aprirsi. Che mi dici di te? Sono d'accordo, la condivisione di storie personali crea un'atmosfera più rilassata e confortevole. Consente a entrambe le parti di connettersi a un livello più profondo. Hai mai incontrato una conversazione impegnativa? Sì. A volte possono esserci momenti di silenzio o difficoltà a trovare un terreno comune. In tali situazioni, cerco di porre domande aperte per incoraggiare l'altra persona a condividere di più. Come gestisci quei momenti? Mi avvicino a quei momenti cercando di introdurre un nuovo argomento o chiedendo quali sono le loro aspirazioni future. Aiuta a spostare la conversazione ed esplorare diverse aree di interesse.
Cosa fai quando vuoi terminare la conversazione con garbo? Quando voglio terminare una conversazione, di solito esprimo la mia gratitudine per l'interazione e dico che è stato bello conoscere la persona. Suggerisco quindi di rimanere in contatto o di scambiare le informazioni di contatto. E tu? È un modo educato per concludere una conversazione. Faccio qualcosa di simile, esprimendo apprezzamento per la conversazione e suggerendo la possibilità di incontrarci nuovamente in futuro. Lascia la porta aperta per ulteriori interazioni. Come ricordi i nomi delle persone dopo averle incontrate? Per ricordare i nomi delle persone, faccio uno sforzo consapevole per ripetere il loro nome durante la conversazione. Associo anche il loro nome a qualcosa di memorabile su di loro, come la loro professione o una caratteristica distintiva. Qual è il tuo approccio? Uso un approccio simile. La ripetizione e l'associazione sono tecniche utili. Inoltre, cerco di usare il loro nome per dire addio o per dare seguito a un messaggio usando il loro nome. Rafforza la memoria. È stato interessante discutere dei modi per rompere il ghiaccio. Assolutamente. Rompere il ghiaccio è essenziale per costruire connessioni e promuovere conversazioni significative. Utilizzando queste strategie, possiamo creare interazioni coinvolgenti e fare un'impressione positiva. Continuiamo a esplorare nuovi modi per entrare in contatto con gli altri. Lezione 8. Cucina facile e deliziosa. Ciao Anna, quando si tratta di preparare i pasti, mi piace preparare piatti semplici come la pasta o il soffritto. Quali sono alcune delle tue ricette preferite? Ciao! Anche a me piace cucinare. Una delle mie preferite è una pizza fatta in casa con ingredienti freschi. Adoro anche preparare un gustoso pollo al curry. Qual è il tuo segreto per preparare una deliziosa pasta? Per una pasta saporita, mi assicuro di cuocerla al dente e di condirla in una salsa saporita. Mi piace anche aggiungere delle erbe fresche e del parmigiano grattugiato per un tocco di sapore in più. Come si fa a rendere la crosta della pizza così buona? Uso una combinazione di farina per tutti gli usi e farina per pane per una crosta gommosa ma croccante. Inoltre ho lasciato lievitare l'impasto per un paio d'ore per sviluppare più sapore. Qual è la tua combinazione preferita per friggere? Mi piace un classico soffritto di pollo e verdure. Marino il pollo in salsa di soia e aglio prima di saltarlo in padella con peperoni colorati, broccoli e piselli. Come si fa a rendere il pollo al curry così saporito? Per preparare un gustoso pollo al curry, uso una miscela di spezie aromatiche come curcuma, cumino e coriandolo. Faccio soffriggere anche cipolle, zenzero e aglio per aggiungere profondità di sapore. Hai qualche consiglio per cucinare con erbe fresche? Quando uso erbe fresche, mi piace aggiungerle verso la fine della cottura per preservarne i sapori vivaci. Il basilico è ottimo con la pasta, mentre il coriandolo si abbina bene alle patatine fritte. Come bilanciate i sapori nei vostri piatti? Il bilanciamento dei sapori è importante. Di solito assaggio man mano che vado e aggiusto il condimento con sale, pepe o una spruzzata di succo di limone. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra dolce, salato, acido e piccante. Qual è il tuo gadget da cucina preferito? Adoro usare il mio frullatore ad immersione. È ottimo per preparare zuppe morbide o salse cremose direttamente nella pentola. È uno strumento versatile che consente di risparmiare tempo e semplifica la pulizia. Qual è il tuo utensile da cucina indispensabile? Il mio utensile da cucina indispensabile è un coltello da cuoco affilato. Rende la preparazione degli ingredienti molto più efficiente e consente tagli precisi.
Un buon coltello rende la cottura molto più piacevole. Come si sperimentano nuove ricette? Per sperimentare nuove ricette, cerco spesso ispirazione online o nei libri di cucina. Mi piace provare diverse combinazioni di sapori o aggiungere il mio tocco personale a una ricetta tradizionale. Come gestisci i contrattempi in cucina? I contrattempi in cucina succedono ai migliori di noi. Quando qualcosa va storto, cerco di mantenere la calma e di pensare a soluzioni creative. A volte, gli errori portano a deliziose sorprese. Qual è il tuo comfort food preferito? Il mio comfort food preferito è una ciotola calda di zuppa di spaghetti di pollo fatta in casa. È lenitivo e nutriente, soprattutto durante i mesi più freddi. Qual è il tuo dessert preferito quando hai voglia di qualcosa di dolce? Quando ho voglia di qualcosa di dolce, mi diverto a preparare una semplice macedonia di frutta con un filo di miele e una spolverata di cannella. È un modo rinfrescante e salutare per soddisfare la mia voglia di dolci. È stato divertente parlare delle nostre ricette preferite. Assolutamente. Condividere il nostro amore per la cucina e scambiarsi consigli rende il viaggio culinario ancora più piacevole. Continuiamo a esplorare nuovi sapori e piatti insieme. Lezione 9. Glasse dolci e cremose. Ciao Anna, per quanto riguarda la pasticceria, hai una ricetta speciale per la glassa? Faccio sempre una glassa al formaggio cremoso. Aggiunge una deliziosa sapidità a torte e cupcake. Ciao! Le glasse sono la ciliegina sulla torta. Adoro preparare una classica glassa alla crema al burro. È ricco, cremoso e versatile. Qual è il tuo segreto per preparare una glassa al formaggio cremoso perfetta? Per preparare una glassa al formaggio cremoso perfetta, mi assicuro di usare burro ammorbidito e crema di formaggio. Setaccio anche lo zucchero a velo per evitare che si formino grumi. Come si ottiene una glassa al burro liscia e soffice? Per una glassa al burro liscia e soffice, ho sbattuto il burro fino a renderlo chiaro e cremoso prima di aggiungere gradualmente lo zucchero a velo. Una spruzzata di latte o panna aiuta a raggiungere la consistenza desiderata. Qual è il tuo gusto preferito da abbinare alla glassa al formaggio cremoso? Adoro abbinare la glassa al formaggio cremoso con la torta di carote. La combinazione della glassa piccante e della torta umida e speziata è semplicemente irresistibile. Qual è il tuo dessert preferito per mostrare la glassa alla crema al burro? Il mio dolce preferito per mostrare la glassa alla crema al burro è un classico cupcake alla vaniglia. La soffice torta e la glassa cremosa si completano perfettamente. Come si aggiungono sapori diversi alle glasse? Per aggiungere sapori diversi alle mie glasse, incorporo estratti come vaniglia, mandorle o scorza di agrumi. Faccio anche esperimenti con l'aggiunta di cacao in polvere o cioccolato fuso per un tocco cioccolatoso. Qual è il tuo modo preferito per decorare una torta con glassa? Mi piace usare una sacca a poche e diversi suggerimenti per creare motivi decorativi con glassa. Volute, rosette e bordi possono aggiungere un tocco elegante a una torta. Come si fa a garantire che la glassa rimanga al suo posto? Per assicurarmi che la glassa rimanga al suo posto, metto in frigorifero la torta o i cupcake per un breve periodo dopo averli glassati. Aiuta la glassa a fissarsi e a mantenere la sua forma. Come si fanno a rendere più colorate le glasse? Uso coloranti alimentari per rendere le mie glasse più colorate. I colori in gelo in pasta funzionano meglio in quanto non alterano la consistenza della glassa. Consente design vivaci e accattivanti. Qual è la tua occasione preferita per preparare un dessert glassato? Adoro preparare dolci glassati per i compleanni.
È un'occasione speciale che richiede una torta deliziosa e splendidamente decorata. Qual è il tuo segreto per ottenere una glassa liscia e dall'aspetto professionale? Il mio segreto per ottenere una glassa liscia e dall'aspetto professionale è usare una spatola offset. Aiuta a distribuire la glassa in modo uniforme e a creare una finitura lucida. Come si conservano gli avanzi di dessert glassati? Per conservare i dolci glassati avanzati, li conservo in un contenitore ermetico in frigorifero. Aiuta a mantenere la freschezza della torta e la consistenza della glassa. Qual è la tua glassa preferita da gustare direttamente dal cucchiaio? Quando si tratta di gustare la glassa direttamente dal cucchiaio, non posso resistere a una deliziosa ganache al cioccolato. È morbido, vellutato e assolutamente indulgente. È stato delizioso discutere delle nostre preferenze in materia di glassa. Assolutamente. Le glasse aggiungono quel tocco di dolcezza e sapore in più alle nostre creazioni da forno. Continuiamo a esplorare diverse ricette di glassa e manteniamo i nostri dessert deliziosamente allettanti. Lezione 10. Irresistibile mousse al cioccolato. Ciao Anna, ho una domanda per te. Hai una ricetta infallibile per la mousse al cioccolato? Voglio crearne uno perfetto che piacerà a tutti. Ciao! La mousse al cioccolato è una delizia decadente. Ho una ricetta che non delude mai. Vuoi che la condivida con te? Assolutamente. Per favore condividi la tua infallibile ricetta di mousse al cioccolato. Non vedo l'ora di provarlo. Bene, ecco di cosa avrai bisogno. Iniziate sciogliendo il cioccolato fondente e lasciatelo raffreddare leggermente. In una ciotola separata, montate la panna fino a formare dei picchi morbidi. Quindi, incorporare la panna montata al cioccolato fuso fino a ottenere un composto omogeneo. Infine, mettete in frigorifero la mousse per qualche ora affinché si solidifichi. È così semplice. Sembra abbastanza facile. Ci proverò. A proposito, hai qualche consiglio per sciogliere il cioccolato senza che si attacchi? Sì, quando si scioglie il cioccolato, è importante farlo delicatamente. Usa un forno a microonde o una doppia caldaia e mescola spesso il cioccolato per evitare che si surriscaldi. Se l'acqua entra in contatto con il cioccolato, può farlo aderire e diventare grumoso. Grazie per il suggerimento. Mi assicurerò di fare attenzione mentre scioglierò il cioccolato. Come si ottiene la consistenza perfetta della mousse al cioccolato? Per ottenere la consistenza perfetta della mousse al cioccolato, è fondamentale incorporare delicatamente la panna montata nel cioccolato fuso. Questo aiuta a incorporare l'aria e a creare una mousse leggera e ariosa. Questo ha senso. Mi assicurerò di piegare con cura la panna montata per mantenere la consistenza della mousse. Avete qualche suggerimento per servire la mousse al cioccolato? Assolutamente. La mousse al cioccolato può essere servita in bicchieri singoli o stampini. Puoi anche guarnirlo con panna montata, scaglie di cioccolato o frutti di bosco freschi per un tocco di eleganza in più. Questi sono ottimi suggerimenti per servire. Aggiungerò sicuramente della panna montata e delle scaglie di cioccolato per una bella presentazione. Per quanto tempo devo conservare in frigorifero la mousse prima di servire? È meglio conservare la mousse in frigorifero per almeno 2 ore. Questo gli dà abbastanza tempo per solidificarsi e consente ai sapori di fondersi insieme. Tuttavia, puoi anche metterlo in frigorifero per una notte per una consistenza più solida. Pianificherò in anticipo e metterò in frigo la mousse per una notte. In questo modo, sarà perfettamente impostato e pronto per essere gustato il giorno successivo. Non vedo l'ora di assaggiarlo.
Sono sicuro che risulterà delizioso. La mousse al cioccolato è sempre un piacere per la folla. Ricordati solo di assaporare ogni cucchiaio di quella bontà ricca e vellutata. Lo farò assolutamente. Grazie per aver condiviso la tua infallibile ricetta della mousse al cioccolato e tutti i consigli utili. Sono entusiasta di farlo e condividerlo con i miei amici e la mia famiglia. Lezione 11. Sogni avventurosi safari. Ciao Anna, hai mai pensato di fare un safari in Africa? Sembra un'avventura incredibile. Ciao! Sì, ho sempre sognato di fare un safari. L'opportunità di vedere animali selvatici nel loro habitat naturale è davvero incredibile. Quale paese africano sceglieresti per un safari? È una scelta difficile. Ma ho sentito che la Tanzania e il Kenya sono destinazioni popolari per i safari con una fauna selvatica diversificata. Che mi dici di te? Qualche paese in particolare che vorresti visitare? Sono sempre stato affascinato dal Sudafrica. Offre una miscela unica di fauna selvatica, paesaggi mozzafiato e cultura vivace. Il Kruger National Park è imperdibile per la sua ricca fauna selvatica. Quali animali speri di vedere durante un safari? Mi piacerebbe vedere elefanti, leoni e giraffe. Sono creature così magnifiche. E vedere un leopardo o un ghepardo in azione sarebbe un'esperienza elettrizzante. Hai esaminato diverse opzioni di safari? Assolutamente. Esistono vari tipi di safari, tra cui visite guidate, opzioni di guida autonoma e persino safari a piedi. Ognuno offre un diverso livello di avventura e consente di entrare in contatto con la natura in modi unici. Che tipo di esperienza di safari ti attrae? Penso che un safari guidato sarebbe l'ideale per me. Avere una guida esperta in grado di navigare nella natura selvaggia e fornire approfondimenti sulla fauna selvatica migliorerebbe l'esperienza complessiva. Hai dubbi sull'andare a fare un safari? La sicurezza è sempre una priorità assoluta. Prima di intraprendere un safari, è fondamentale ricercare tour operator affidabili e seguire le loro linee guida. Essere consapevoli dell'ambiente e rispettare lo spazio degli animali è essenziale. Che mi dici di te? Qualche dubbio o precauzione vorresti prendere? Sono completamente d'accordo. Oltre a garantire le misure di sicurezza, metterei in valigia anche indumenti adeguati, repellente per insetti e crema solare. È essenziale essere preparati alle intemperie e alle intemperie durante il safari. Quale sarebbe il momento dei tuoi sogni in un safari? Il mio momento da sogno sarebbe vedere una leonessa con i suoi cuccioli allo stato brado. Deve essere uno spettacolo commovente e un promemoria della bellezza e dell'armonia della natura. Che mi dici di te? Qualche incontro specifico con la fauna selvatica che vorresti provare? Sarei entusiasta di assistere alla grande migrazione di gnu e zebre. È uno degli eventi più spettacolari della natura, con migliaia di animali che attraversano fiumi e pianure alla ricerca di pascoli più verdi. Posso solo immaginare lo spettacolo impressionante. Che ne dite delle sistemazioni durante un safari? Ci sono diverse opzioni di alloggio. Dai lussuosi lodge con tutti i comfort ai campi tendati che offrono un'esperienza più coinvolgente. Dipende dalle tue preferenze e dal tuo budget. Hai una preferenza per il tipo di alloggio? Penso che soggiornare in un campo tendato aumenterebbe l'autenticità dell'esperienza del safari. Addormentarsi ascoltando i suoni della natura e svegliarsi con il paesaggio mozzafiato dell'Africa sarebbe indimenticabile. Non vedo l'ora di andare a fare un safari un giorno.
Sembra un sogno che si avvera. Esplorare le vaste savane, avvistare la fauna selvatica e immergersi nella natura selvaggia africana. È un'avventura che creerebbe ricordi che dureranno tutta la vita. Spero che un giorno riusciremo a provarlo entrambi. Assolutamente. Manteniamo vivi i nostri sogni di safari e lavoriamo per trasformarli in realtà. Le meraviglie dell'Africa ci aspettano e sono entusiasta delle possibilità. Lezione 12. Orari efficienti dei treni. Ciao Anna, hai mai notato con quale frequenza i treni circolano nelle ore di punta? È impressionante come riescano a mantenere un programma così serrato. Ciao! Sì, è affascinante l'efficienza con cui i treni funzionano, specialmente durante le ore di punta. È una testimonianza dei sistemi di trasporto ben pianificati in atto. Ti affidi ai treni per i tuoi spostamenti quotidiani? Assolutamente. I treni sono il mio mezzo di trasporto principale per lavoro. Apprezzo la comodità e l'affidabilità che offrono. È rassicurante sapere che c'è un treno ogni pochi minuti nelle ore di punta. Hai mai visto un treno affollato? Sì, ce l'ho. Nelle ore di punta, i treni possono essere piuttosto affollati. È un evento comune nelle aree urbane trafficate. È una buona idea pianificare il tragitto giornaliero di conseguenza ed essere preparati alla folla. Come si fa a rendere più piacevoli i viaggi in treno? Per rendere più piacevoli i miei viaggi in treno, di solito porto un libro o ascolto musica. È un ottimo modo per rilassarmi e sfruttare al meglio i miei spostamenti. Che ne dici di te? Qualche consiglio per rendere più piacevoli i viaggi in treno? Trovo che avere cuffie con cancellazione del rumore possa fare una differenza significativa. Aiutano a bloccare il rumore di fondo e a creare un'atmosfera più tranquilla. Inoltre, trovare un posto comodo dove stare in piedi o sedersi può migliorare l'esperienza complessiva. Hai mai perso un treno? Sì, ho perso un treno un paio di volte a causa di ritardi imprevisti o di qualche minuto di ritardo. Può essere frustrante, ma ho imparato a concedere più tempo per circostanze impreviste. Che ne dici di te? Qualche esperienza con treni persi? Ho ricevuto alcune chiamate ravvicinate, ma per fortuna non ho ancora perso un treno. È sempre un sollievo arrivare in orario ed evitare il fastidio di aspettare il prossimo. C'è un itinerario ferroviario specifico che trovi particolarmente panoramico? Il viaggio in treno lungo la costa è mozzafiato. La vista sull'oceano e sui paesaggi costieri è semplicemente sbalorditiva. È una delizia per gli occhi durante il tragitto giornaliero. Hai delle tratte ferroviarie preferite? Mi piace il percorso del treno che attraversa la campagna. I campi verdi lussureggianti, le dolci colline e le pittoresche cittadine ne fanno un viaggio pittoresco. È come una fuga panoramica dalla frenetica vita cittadina. Hai mai riscontrato ritardi durante i tuoi viaggi in treno? Sì, i ritardi fanno parte del viaggio in treno. A volte ci sono problemi tecnici o circostanze impreviste che causano interruzioni. È importante rimanere informati tramite annunci ed essere pazienti in tali situazioni. Come rimani aggiornato sugli orari dei treni? Di solito mi affido ad app mobili o siti web che forniscono aggiornamenti sui treni in tempo reale. Mi aiutano a pianificare meglio il mio viaggio e a rimanere informato su eventuali ritardi o modifiche. È uno strumento utile per i pendolari. Hai storie ferroviarie interessanti da condividere? In un'occasione, ho incontrato un compagno di viaggio sul treno che ha condiviso le sue esperienze di viaggio e i consigli sui luoghi da visitare. È stata una conversazione deliziosa che ha reso il viaggio in treno più coinvolgente.
Hai avuto incontri memorabili su un treno? Lezione 13. Successo nell'acquisizione dei clienti. Ciao Anna, ho sentito che stai lanciando una nuova attività. Buona fortuna con l'acquisizione di nuovi clienti. Hai in mente qualche strategia per attirarli? Ciao. Grazie, sì, ho qualche idea per acquisire nuovi clienti. Ho intenzione di offrire promozioni e sconti speciali per invogliarli a provare i miei prodotti. E tu? Qualche consiglio per attirare nuovi clienti? Assolutamente. Oltre alle promozioni, costruire una forte presenza online attraverso il social media marketing e coinvolgere i potenziali clienti può essere molto efficace. Si tratta di creare consapevolezza e costruire relazioni. Come intendi interagire con i tuoi clienti? Sarò attivo sulle piattaforme di social media, rispondendo prontamente a commenti e messaggi. Ho anche intenzione di integrare una funzione di live chat sul mio sito web per fornire supporto immediato e rispondere a qualsiasi richiesta dei clienti. E tu? Come interagisci con i tuoi clienti? Trovo che l'invio di email e newsletter personalizzate ai miei clienti aiuti a mantenerli coinvolti. È un ottimo modo per condividere aggiornamenti, offerte esclusive e contenuti di valore. Inoltre, dimostra che tieni alle loro esigenze. Hai in mente un pubblico target specifico? Sì, ho identificato il mio pubblico di destinazione in base ai suoi dati demografici e ai suoi interessi. Comprendendo le loro esigenze e preferenze, posso personalizzare i miei messaggi di marketing in modo che rispondano efficacemente a loro. E tu? Chi è il tuo pubblico di riferimento? Il mio pubblico di riferimento è composto da professionisti del settore tecnologico. Sono persone che cercano soluzioni innovative per migliorare la loro produttività ed efficienza. È importante comprendere i loro punti deboli e offrire soluzioni. Come intendete misurare il successo nell'acquisizione dei clienti? Monitorerò le metriche chiave come il traffico del sito web, i tassi di conversione e il feedback dei clienti. Analizzando queste metriche, posso valutare l'efficacia delle mie iniziative di marketing e apportare le modifiche necessarie per migliorare l'acquisizione dei clienti. E tu? Come si misura il successo? Oltre alle metriche che hai citato, controllo anche i tassi di fidelizzazione dei clienti. È importante non solo acquisire nuovi clienti, ma anche fidelizzarli fornendo prodotti e servizi eccellenti. I clienti abituali sono un segno di successo. Hai preso in considerazione l'utilizzo di piattaforme pubblicitarie online? Sì, ho intenzione di sfruttare piattaforme pubblicitarie online come Google Ads e annunci sui social media per raggiungere un pubblico più ampio. Queste piattaforme offrono opzioni di targeting che mi consentono di concentrarmi su dati demografici e interessi specifici. E tu? Hai esperienza con la pubblicità online? Ho utilizzato la pubblicità online in passato. Può essere un modo conveniente per raggiungere un vasto pubblico e indirizzare il traffico verso il tuo sito web. È importante creare contenuti pubblicitari accattivanti che attirino l'attenzione e incoraggino i click. Stai pianificando anche strategie di marketing offline? Sì, credo anche nel potere del marketing offline. Ho intenzione di partecipare a eventi locali, distribuire volantini e collaborare con aziende complementari per ampliare la mia portata. Si tratta di creare più punti di contatto per i potenziali clienti. Come si crea un rapporto di fiducia con i clienti? Costruire la fiducia è fondamentale.
Mi concentro sulla fornitura di un servizio clienti eccezionale, sulla trasparenza nelle mie pratiche commerciali e sul rispetto delle mie promesse. È importante stabilire una solida reputazione e costruire relazioni a lungo termine con i clienti. Come affronti il feedback dei clienti? Il feedback dei clienti è prezioso. Incoraggio attivamente i clienti a fornire feedback e ad ascoltare i loro suggerimenti e preoccupazioni. Mi aiuta a migliorare i miei prodotti e servizi e dimostra che apprezzo le loro opinioni. E tu? Come gestite il feedback dei clienti? Ho un modulo di feedback sul mio sito web, in cui i clienti possono condividere i loro pensieri ed esperienze. Mi assicuro di ricevere tempestivamente il loro feedback e di intraprendere le azioni appropriate per rispondere alle loro preoccupazioni. È tutta una questione di miglioramento continuo. Lezione 14. Fitness Tracking Fan. Ciao Anna, recentemente ho iniziato a utilizzare un fitness tracker per tenere traccia dei miei allenamenti e dei miei passi. È stato piuttosto interessante. Tieni traccia anche dei tuoi allenamenti? Ciao! Sì, tengo traccia anche dei miei allenamenti. È un ottimo modo per monitorare i miei progressi e rimanere motivato. Quali funzioni trovi più utili nel tuo fitness tracker? Il conteggio dei passi e il monitoraggio della frequenza cardiaca sono le funzioni più utili per me. Mi aiuta a tenere traccia del mio livello di attività quotidiana e mi assicura di mantenere una frequenza cardiaca sana durante gli allenamenti. E tu? Su quali funzionalità ti affidi? Trovo la funzione di monitoraggio del sonno piuttosto interessante. Fornisce informazioni sui miei schemi di sonno e mi aiuta a capire la qualità del mio sonno. È importante riposare a sufficienza per il benessere generale. Ti sei prefissato degli obiettivi di fitness? Sì, ho fissato obiettivi di fitness per mettermi alla prova. Potrebbe trattarsi di un numero specifico di passaggi da raggiungere ogni giorno o di una durata prevista per i miei allenamenti. La definizione degli obiettivi mi mantiene motivato e concentrato. E tu? Hai degli obiettivi di fitness? Assolutamente. Ho fissato obiettivi relativi all'allenamento della forza e alla flessibilità. Il mio obiettivo è aumentare la quantità di peso che posso sollevare o migliorare la mia flessibilità in determinate posizioni yoga. Mi dà qualcosa su cui lavorare. Come rimani motivato a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness? Per rimanere motivato, trovo utile tenere traccia dei miei progressi e celebrare i piccoli traguardi raggiunti lungo il percorso. Mi dà un senso di realizzazione e mi incoraggia ad andare avanti. Hai delle strategie per rimanere motivato? Sì, trovo motivante variare i miei allenamenti e provare nuovi esercizi o lezioni di fitness. Mantiene le cose interessanti e previene la noia. Inoltre, mi piace allenarmi con un amico o partecipare a sessioni di fitness di gruppo per una maggiore motivazione. Hai mai partecipato a qualche sfida di fitness? Sì, ho già partecipato a sfide di fitness. Sono un ottimo modo per sforzarti e rimanere responsabile. Che si tratti di una sfida a tappe o di un obiettivo di fitness specifico, aggiunge un ulteriore livello di entusiasmo e motivazione. E tu? Hai provato qualche sfida di fitness? Ho partecipato a una sfida a tappe con i miei colleghi. Abbiamo formato squadre e gareggiato per vedere chi riusciva a raggiungere collettivamente il maggior numero di gradini. È stato un modo divertente per incoraggiarsi a vicenda e promuovere una sana competizione. Usi qualche app per il fitness insieme al tuo fitness tracker? Sì, utilizzo un'app per il fitness che si sincronizza con il mio fitness tracker. Fornisce informazioni aggiuntive e mi consente di tenere traccia dei miei allenamenti, fissare obiettivi e persino partecipare a lezioni di fitness virtuali. È un modo conveniente per avere tutti i miei dati di fitness in un unico posto. E tu?
Qualche app di fitness preferita? Uso un'app per il fitness Simie. Ha una vasta gamma di programmi di allenamento e sessioni guidate che trovo utili. È come avere un personal trainer in tasca. Ritieni che l'uso di un fitness tracker abbia avuto un impatto positivo sulla tua salute generale? Assolutamente. L'uso di un fitness tracker mi ha reso più consapevole del mio livello di attività quotidiana e mi ha incoraggiato a essere più attivo durante il giorno. È un ottimo strumento per mantenere uno stile di vita sano. Hai notato benefici per la salute derivanti dall'uso di un fitness tracker? Lezione 15. Raccomandazioni sull'attrezzatura da campeggio. Ciao Anna, sto programmando un viaggio in campeggio e ho bisogno di alcuni consigli per l'attrezzatura da campeggio. Hai qualche suggerimento? Ciao! Certo, sarei felice di aiutarti. Innanzitutto, avrai bisogno di una tenda robusta e facile da montare. Cercane una con una buona impermeabilità e abbastanza spazio per il tuo gruppo. Con quante persone sei in campeggio? Sarà un piccolo gruppo di 4 persone. Quindi, una tenda che può ospitare comodamente 4 persone sarebbe l'ideale. Quali altri attrezzi da campeggio essenziali mi consigliate? I sacchi a pelo e i materassini sono essenziali per una buona notte di sonno. Cerca sacchi a pelo adatti alla temperatura prevista e scegli dei materassini per maggiore comfort e isolamento. Fanno una grande differenza. Stai cercando altri attrezzi? Ho anche bisogno di un fornello da campeggio affidabile per cucinare i pasti. Dovrebbe essere portatile, facile da usare e avere una buona efficienza del carburante. Qualche consiglio sui fornelli da campeggio? Consiglio di cercare fornelli da campeggio che utilizzino propano o butano. Marchi come Coleman e MSR offrono opzioni affidabili adatte a varie esigenze di cottura. Non dimenticare di mettere in valigia anche pentole e utensili. Che mi dici dell'illuminazione? Buon punto. Avrò bisogno di alcune opzioni di illuminazione affidabili per il campeggio. Cosa suggerisci? I fari sono ideali per l'illuminazione a mani libere. Sono pratici e convenienti, soprattutto quando è necessario spostarsi di notte. Inoltre, portare una o due lanterne può fornire l'illuminazione ambientale al campeggio. Hai pensato alle sedie da campeggio? Le sedie da campeggio sarebbero sicuramente una bella aggiunta per dei comodi posti a sedere. È sempre bello avere un posto dove rilassarsi attorno al fuoco. Ci sono caratteristiche o marchi specifici che dovrei cercare? Cerca sedie da campeggio leggere, pieghevoli e resistenti. Marchi come Elinox e Ray offrono sedie da campeggio di qualità che sono popolari tra i campeggiatori. Assicurati che siano anche comodi. Qualche altra attrezzatura da campeggio per cui hai bisogno di consigli? Sì, sto cercando un buon refrigeratore per mantenere freddi cibi e bevande durante il viaggio. Dovrebbe avere un buon isolamento ed essere in grado di resistere alle condizioni esterne. Cosa suggerisci? Yeti e Coleman sono noti per i loro refrigeratori di alta qualità. Cerca refrigeratori con isolamento spesso e struttura robusta. Valuta le dimensioni di cui avrai bisogno in base alla durata del viaggio e alla quantità di cibo e bevande che conserverai. C'è altro su cui hai bisogno di consigli? Penso che copra l'essenziale. Grazie per i consigli. Ora mi sento più preparato per il mio viaggio in campeggio. Apprezzo il tuo aiuto. Lezione 16. Frequenza di pesca. Ciao Anna, con che frequenza hai intenzione di andare a pesca? Stavo pensando di dedicarmi a questo hobby.
Ciao! Sembra eccitante. Di solito cerco di andare a pesca almeno una volta al mese. È un ottimo modo per rilassarsi e godersi la natura. E tu? Quanto spesso hai intenzione di andarci? Sto pensando di andare a pesca una volta ogni 2 settimane. Voglio dedicare abbastanza tempo per migliorare le mie abilità ed esplorare diversi luoghi di pesca. Hai qualche consiglio per un principiante come me? Assolutamente. Innanzitutto, assicurati di avere l'attrezzatura giusta, come una canna da pesca, un mulinello e un'attrezzatura adeguati al tipo di pesca che praticherai. In secondo luogo, impara alcune tecniche di pesca di base come il lancio e il reeling. Infine, sii paziente e goditi il processo. Ci vuole tempo per diventare un abile pescatore. Hai deciso il tipo di pesca che vuoi provare? Grazie per i suggerimenti. Ho intenzione di iniziare con la pesca d'acqua dolce nei laghi e nei fiumi. Mi sembra un buon modo per iniziare. Preferisci la pesca in acqua dolce o salata? Sia la pesca d'acqua dolce che quella salata hanno il loro fascino. Tuttavia, mi piace di più la pesca d'acqua dolce perché è più accessibile per me. Ci sono molte specie d'acqua dolce da catturare ed è un po' più tranquillo. Hai preso in considerazione l'idea di ottenere una licenza di pesca? Sì, so che nella maggior parte dei luoghi è richiesta una licenza di pesca. Mi assicurerò di ottenere la licenza necessaria prima di iniziare a pescare. È importante seguire le normative e rispettare l'ambiente. Qualche suggerimento su come trovare buoni punti di pesca? La ricerca dei luoghi di pesca locali è un buon punto di partenza. I forum online, i siti web di pesca e i club di pesca locali possono fornire preziose informazioni sui luoghi di pesca più popolari nella tua zona. Puoi anche chiedere consigli a pescatori esperti. Che tipo di pesce speri di catturare? Sono disponibile a catturare specie diverse. Tuttavia, sono particolarmente interessato alla cattura di spigole e trote. Sembrano impegnativi ed eccitanti da affrontare. Hai qualche pesce preferito da pescare? Mi piace anche pescare trote. I loro colori vivaci e i loro combattimenti vivaci creano un'esperienza esaltante. Inoltre, trovo la pesca del siluro piuttosto piacevole. Possono resistere bene e raggiungere dimensioni impressionanti. Hai pensato di entrare a far parte di un club o di un gruppo di pesca? Entrare in un club o in un gruppo di pesca è qualcosa che stavo considerando. Sarebbe un ottimo modo per entrare in contatto con altri pescatori, imparare dalle loro esperienze e magari anche partecipare a gare di pesca. Hai qualche consiglio per trovare i club di pesca? I negozi locali di attrezzatura o articoli per la pesca hanno spesso informazioni sui club di pesca della zona. Possono fornirti dettagli sull'iscrizione, sugli eventi e persino metterti in contatto con altri pescatori. Vale la pena dargli un'occhiata. Come ti prepari di solito per una battuta di pesca? Quando mi preparo per una battuta di pesca, mi assicuro di mettere in valigia oggetti essenziali come crema solare, repellente per insetti, snack e molta acqua. Controllo anche le previsioni del tempo e mi vesto di conseguenza. È importante essere comodi e protetti durante la pesca. Hai rituali o superstizioni legati alla pesca? Lezione 17. Incontro con la fauna selvatica. Ciao Anna, sono andata a fare un'escursione ieri ed è stato incredibile. Ho visto tanti animali. Sembra divertente. Hai visto qualche animale lì? Ciao! È incredibile. Vedere la fauna selvatica durante un'escursione è sempre un'esperienza speciale. Sì, ho avvistato un cervo e una famiglia di scoiattoli durante la mia ultima escursione. È stato davvero delizioso.
Quali altri animali hai incontrato? È stato davvero emozionante. Ho visto una volpe, un paio di conigli e persino un'aquila calva librarsi in alto. La diversità della fauna selvatica era impressionante. Avete mai incontrato animali rari o esotici durante le vostre escursioni? Non ho ancora incontrato animali rari o esotici. Tuttavia, ho sentito storie di persone che avvistavano orsi neri, leoni di montagna e persino alci in alcune zone. Sarebbe incredibile vedere creature così maestose in natura. Sei riuscito a scattare qualche foto degli animali? Sì, ho avuto la fortuna di scattare alcune foto. È sempre una sfida avvicinarsi abbastanza senza disturbare gli animali, ma sono riuscito a scattare alcune foto da una distanza di sicurezza. È importante rispettare il loro habitat. Hai mai avuto incontri ravvicinati con la fauna selvatica? Ho avuto alcuni incontri ravvicinati. Una volta, mentre facevo un'escursione in montagna, mi si è avvicinato uno scoiattolo curioso, sperando in uno spuntino. È stato piuttosto divertente. Un'altra volta, ho visto un serpente scivolare lungo il sentiero. È importante stare attenti e lasciare agli animali il loro spazio. Hai qualche consiglio per osservare la fauna selvatica in modo responsabile? Assolutamente. L'osservazione responsabile della fauna selvatica è fondamentale per il loro benessere e la nostra sicurezza. È meglio mantenere una distanza di sicurezza, utilizzare un binocolo o un obiettivo zoom per osservare più da vicino ed evitare di avvicinarsi o dare da mangiare agli animali. Rispettare il loro comportamento naturale è fondamentale. Hai mai pensato alla fotografia naturalistica? La fotografia naturalistica è qualcosa a cui ho pensato. È un modo meraviglioso per catturare l'essenza degli animali nei loro habitat naturali. La pazienza e l'abilità necessarie per ottenere lo scatto perfetto sono ammirevoli. Hai qualche consiglio per i principianti interessati alla fotografia naturalistica? Per i principianti della fotografia naturalistica, suggerisco di iniziare con un buon teleobiettivo. Permette di catturare scatti dettagliati a distanza. La pazienza è fondamentale, poiché gli animali potrebbero non essere sempre cooperativi. Conoscere il comportamento e gli habitat degli animali può anche aiutarti ad anticipare i loro movimenti. Hai mai partecipato a qualche iniziativa per la conservazione della fauna selvatica? Non ho partecipato personalmente a nessuna iniziativa per la conservazione della fauna selvatica, ma ammiro molto coloro che lo fanno. Esistono varie organizzazioni e iniziative dedicate alla conservazione e alla protezione degli habitat della fauna selvatica. Sostenerli tramite donazioni o volontariato è un modo significativo per contribuire. Hai appreso qualche fatto interessante sugli animali che hai incontrato? Sì, ho appreso alcuni fatti interessanti. Sapevi che le volpi hanno un udito eccezionale, che le aiuta a localizzare le prede sotto la neve? E le aquile calve possono raggiungere velocità fino a 55 miglia all'ora mentre si immergono per pescare? La natura è piena di meraviglie affascinanti. C'è un animale in particolare che speri di vedere in futuro? Lezione 18. Trovare la taglia giusta. Ciao Anna, ho bisogno di un nuovo zaino per le escursioni, ma penso di aver bisogno di una taglia più grande. Hai qualche consiglio? Ciao! Certo, fammi controllare se è disponibile una taglia più grande. È importante avere uno zaino adatto alle tue esigenze e in grado di trasportare comodamente tutti i tuoi oggetti essenziali. Che capacità stai cercando? Penso di aver bisogno di uno zaino con una capacità di circa 40-50 litri. Voglio essere in grado di trasportare abbastanza attrezzatura e provviste per escursioni più lunghe. Hai qualche consiglio su come scegliere la taglia giusta? Assolutamente. Quando scegli uno zaino, considera la lunghezza delle tue escursioni e la quantità di attrezzatura che porti normalmente.
Una capacità maggiore è adatta per gite di più giorni, mentre una più piccola è sufficiente per escursioni giornaliere. È anche importante provare diversi zaini per garantire una vestibilità adeguata. Hai trovato uno zaino più grande? Sì, ho trovato uno zaino con una capacità di 50 litri. Sembra essere della misura giusta per le mie esigenze. Lo proverò per assicurarmi che sia comodo e distribuisca il peso in modo uniforme. Hai mai avuto problemi con le dimensioni degli zaini? Ho avuto esperienze con zaini troppo piccoli o troppo grandi. Uno zaino troppo piccolo può essere scomodo e limitare la capacità di trasportare gli oggetti necessari. D'altra parte, uno zaino troppo grande può sembrare ingombrante e perdere l'equilibrio. È importante trovare la misura giusta. Quali altre caratteristiche devo considerare oltre alle dimensioni? Oltre alle dimensioni, considera le caratteristiche dello zaino, come il numero e la posizione delle tasche, le cinghie di compressione e i sistemi di ventilazione. Queste caratteristiche possono migliorare la funzionalità dello zaino e rendere più comoda la tua esperienza escursionistica. Hai trovato uno zaino che soddisfi i tuoi criteri? Sì, ho trovato uno zaino con più tasche per l'organizzazione, cinghie di compressione per la stabilità del carico e un pannello posteriore in rete per la ventilazione. Sembra soddisfare i miei criteri. Lo proverò e vedrò come ci si sente quando lo impacchetterò con la mia attrezzatura. Hai altri consigli per la scelta dello zaino? Un'altra raccomandazione è quella di verificare la durata e la qualità dei materiali dello zaino. Uno zaino robusto realizzato con materiali durevoli resisterà ai rigori delle escursioni e durerà più a lungo. Vale la pena investire in uno zaino di alta qualità che ti servirà bene nelle tue avventure. C'è qualcos'altro di cui hai bisogno per le escursioni? Penso di avere tutto ciò di cui ho bisogno per fare escursioni adesso. Ho il mio nuovo zaino, scarponi da trekking e altri attrezzi essenziali. Sono pronto a partire per i sentieri. Se hai domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Sei entusiasta di provare il tuo nuovo zaino? Sono decisamente entusiasta di provare il mio nuovo zaino. Non vedo l'ora di caricarlo con tutta la mia attrezzatura e partire per un'escursione impegnativa. È importante avere l'attrezzatura giusta per. Lezione 19. Spesa intelligente. Ciao Anna, ultimamente ho cercato di risparmiare e mi sono resa conto di aver fatto delle spese inutili. Hai qualche consiglio su come ridurre? Ciao! È una grande iniziativa. Ridurre le spese non necessarie è un modo intelligente per risparmiare denaro. Un consiglio è tenere traccia delle spese e identificare le aree in cui è possibile apportare modifiche. Hai notato spese specifiche che possono essere ridotte? Sì, mi sono reso conto che ho speso molto per mangiare fuori. Mi piace provare nuovi ristoranti, ma questo sta mettendo a dura prova il mio budget. Penso di dover iniziare a cucinare di più a casa. Hai qualche suggerimento per pasti fatti in casa convenienti e deliziosi? Cucinare a casa è un ottimo modo per risparmiare denaro. Puoi provare a preparare pasti semplici usando ingredienti freschi. Ci sono molte ricette economiche disponibili online che sono sia nutrienti che deliziose. È anche una grande opportunità per sviluppare le tue abilità culinarie. Hai preso in considerazione altre aree in cui puoi ridurre? Un'altra area che ho identificato è lo shopping impulsivo. A volte compro cose per capriccio senza averne davvero bisogno. Penso che dovrei essere più attento ai miei acquisti e acquistare solo ciò di cui ho veramente bisogno. Hai mai avuto problemi con gli acquisti impulsivi? Posso capire. L'acquisto impulsivo può essere allettante, soprattutto considerando che lo shopping online è così conveniente.
Una strategia per ovviare a questo problema è creare una lista della spesa e attenersi ad essa. Prenditi del tempo prima di effettuare un acquisto per valutare se è una necessità o qualcosa di cui puoi fare a meno. Hai provato qualche tecnica per frenare gli acquisti impulsivi? Sì, ho iniziato a implementare una tecnica chiamata regola delle 24 ore. Ogni volta che sento il bisogno di acquistare qualcosa impulsivamente, aspetto 24 ore. Se lo voglio ancora dopo quel periodo, riconsidero l'acquisto. Mi aiuta a distinguere tra desideri impulsivi e bisogni autentici. Ci sono altri suggerimenti che puoi condividere per una spesa intelligente? Un altro consiglio è quello di rivedere i tuoi abbonamenti e le tue iscrizioni. A volte ci dimentichiamo delle spese ricorrenti che non utilizziamo più o di cui non abbiamo più bisogno. Dai un'occhiata ai tuoi abbonamenti e annulla quelli non necessari. È un modo semplice per risparmiare denaro extra. Hai esaminato i tuoi abbonamenti di recente? Questo è un ottimo suggerimento. È da un po' che non rivedo i miei abbonamenti, ma ci proverò sicuramente. È facile accumulare abbonamenti nel tempo e dimenticarsene. Sono sicuro che ce ne sono alcuni che posso lasciare andare e risparmiare un po' di soldi. Grazie per il promemoria. Hai altre idee per risparmiare? Un'altra idea è esplorare opzioni di intrattenimento gratuite o a basso costo. Invece di spendere soldi per gite costose, cerca eventi locali, parchi o attività comunitarie che offrano intrattenimento gratuito o conveniente. È un ottimo modo per divertirsi senza spendere una fortuna. Hai scoperto qualche divertente attività gratuita nella tua zona? Non ho esplorato molte attività gratuite, ma inizierò sicuramente a cercarle. È un modo meraviglioso per godersi il tempo libero senza spendere troppo. Apprezzo tutti i consigli per risparmiare denaro che hai condiviso. Sono entusiasta di implementarli e di vedere l'impatto positivo sulle mie finanze.